Se dovessi riassumere in 3 parole l'amichevole tra Inter e Real Betis, probabilmente mi verrebbe da dire Johnny Stones, che è stato un po' il claim finale di questa partita che il centrale inglese ha deciso con il primo gol, non ufficiale, ma il primo gol in maglia Inter. Primo gol di Stones che arriva nell'ultima amichevole prima dell'inizio ufficiale della stagione dell'Inter, che come sappiamo esordirà sabato prossimo il 22 agosto in casa contro il Monza. Un Inter che però non sembra essere ancora completa a livello di mercato. Proprio nei minuti immediatamente precedenti al fischio d'inizio dell'amichevole è stato ufficializzato Jed Spence, che al momento è il colpo grosso, diciamo, del mercato anche dal punto di vista economico, però ci sono delle possibili novità che potrebbero emergere in queste ultime 2 settimane che, come vi diciamo da tempo, potrebbero essere molto calde e dovremmo tenere le antenne dritte. Alcune, per quanto mi riguarda, arrivano anche dopo delle conferme che abbiamo visto proprio nell'amichevole contro il Betis. E allora ne parliamo all'interno di questo contenuto del day after dell'ultima amichevole dell'Inter. Ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, come sempre vi invito a cliccare qui sotto sul tasto mi piace e anche sul tasto iscriviti, e poi se vi va potete passare dal club di Passione Inter scannerizzando il QR code che trovate come sempre qui in alto. E non sto a fare un grande riassunto della partita perché l'abbiamo fatto anche ieri intanto nella clip a caldo che poi vi linkerò. Di base è stata una partita che è andata un po' in crescendo per l'Inter. Nella prima parte del primo tempo i ritmi erano abbastanza bassi e il Betis con 2 o 3 ripartenze in transizione, soprattutto di Antony dalla fascia destra, è stato molto pericoloso, ha sfiorato anche il gol. Poi nella ripresa in particolare, dopo un cambio che sia io che Lorenzo abbiamo identificato come il vero fattore che ha proprio invertito l'inerzia della partita, l'Inter ha cominciato a spingere, ha cominciato a portare sempre più uomini nell'area di rigore del Betis e alla fine, anche se su calcio piazzato, però ha sbloccato la gara e l'ha vinta. Io metterei il focus, per andare poi a parlare appunto delle questioni di mercato, su un settore nello specifico di quello che, in base a quello che abbiamo visto ieri appunto nell'amichevole, che è il settore degli esterni. Perché da una parte abbiamo visto il solito Andy Diouf in chiave positiva, lo dico, giocatore che è veramente un'ira di Dio, cioè veramente un fiume in piena. Ogni volta che prende palla, che a campo può puntare, ha fatto anche un paio di giocate di grande classe a livello proprio di dribbling e ci ha sostanzialmente dato l'ennesima conferma, per quanto mi riguarda, che quel ruolo lì, anche se con una veste più offensiva che difensiva, naturalmente lo può fare, e spero che lui stesso si sia convinto, perché come sappiamo Kivu è convinto di questo. Lui invece nelle varie interviste che ha rilasciato negli scorsi mesi ha sempre detto sì, posso farlo, però mi piacerebbe giocare da mezzala. Ecco, diciamo che considerato anche come gioca l'Inter e quello che chiede alle sue mezze ali, io Diouf lo vedo davvero con un futuro in quella posizione lì. Alle sue spalle, per il momento, perché poi immagino che faccia il titolare, è arrivato appunto Jed Spence, che anche lui ha delle caratteristiche che coincidono a quelle di Diouf, penso soprattutto all'intensità e alla capacità di conduzione della palla, però aggiunge magari qualcosa in più dal punto di vista difensivo, è un po' più pronto in quel senso lì, e sono 2 interpretazioni per certi versi simili di una fascia destra dell'Inter che ha perso Dumfries, che era un giocatore fondamentale, e ha aggiunto comunque fisicità e intensità. Arriviamo però alla fascia sinistra, perché secondo me il vero problema, tra virgolette, nasce lì, non tanto nel titolare, Federico Di Marco, che è appunto il cambio che anticipavo prima, il cambio secondo me che ha dato proprio il là al secondo tempo molto positivo dell'Inter in fase offensiva. In questo momento alle spalle di Federico Di Marco ci sono potenzialmente 2 giocatori che invece per motivi diversi non convincono forse al 100%. Da una parte c'è un Luis Enrique che intanto arriva da un'intera stagione giocata a destra, e quindi fare l'esterno sinistro di un 3-5-2 è un qualcosa che va ancora misurato e dimostrato. Lui, l'abbiamo detto tante volte, al Marsiglia giocava sì a piede invertito, ma in una posizione più offensiva, dove aveva molti più compiti offensivi che difensivi. Un quinto di centrocampo deve essere completo e quindi bisognerà appunto misurarlo nello specifico in quella posizione lì. Ieri abbiamo visto un Carlos Augusto invece, e qui andrei a mettere il mirino, che dal mio punto di vista ha dato un po' un'altra conferma del fatto che in quella posizione lì
ti faccia perdere a livello soprattutto offensivo un po' troppo rispetto a quando scende in campo Federico Di Marco, e al contrario quando gioca invece da braccetto rimane un giocatore che, pur non avendo la qualità tecnica pura di Bastoni, però si sa rendere molto utile, è un giocatore molto solido. La domanda a questo punto quindi sorge spontanea, verrebbe da dire, perché poi Luis Enrique, lo sappiamo, è oggetto di voci di mercato che lo vedono vicino alla Roma, perlomeno in termini di interesse. La Roma sta cercando ancora di lavorare su Mora del Porto, trattativa che però sembra che si complichi sempre di più con il passare delle ore, e quindi è legittimo a questo punto farsi delle domande, non solo perché l'uscita di Luis Enrique andrebbe coperta, ma cercando di capire come andarla a coprire, perché diciamo che ci sono tre vie da questo punto di vista. La prima, che secondo me non ha un grande legame in realtà con l'uscita di Luis Enrique, ma ve la riporto perché ne parlano in tanti, è l'affondo sul famoso centrocampista e nello specifico su Curtis Jones. Su questo però torno anche tra poco, perché secondo me c'è una questione tattica da analizzare. Ripeto, non ha molto senso legarle, perché in realtà quello che può sbloccare l'arrivo di Curtis Jones è l'uscita di Frattesi e quella di Aslani, che sperando arrivi nel più breve tempo possibile. Su Luis Enrique c'è secondo me un collegamento un po' debole dal mio punto di vista. Il collegamento più naturale invece ci fa immaginare ad un altro esterno, quindi esce un quinto, entra un altro quinto, magari un quinto più abituato a quel ruolo, più adatto e con delle caratteristiche un pochino diverse. Il vero dubbio in questo senso è chi? Molto semplicemente, perché in tanti giustamente dicevano l'Inter ci ha messo tante settimane a andare a pescare il profilo giusto sulla destra, trattarlo e comprarlo, è difficile che nel giro di 2 settimane ne possa fare un altro, a meno che quest'altro sia il solito Ivan Perisic, che come sappiamo comunque verrebbe volentieri all'Inter. Bisognerebbe chiaramente dare un indennizzo economico al PSV, però ecco, lui, se sei disposto a andare incontro al PSV e a non fare una trattativa sui centesimi, tra virgolette, troppo a lungo, probabilmente lui lo puoi raggiungere. Molti altri, a meno che non ci siano nomi che non sono ancora emersi, è difficile, ecco, pensare di raggiungerli. E poi, proprio in queste ultime ore, arrivando anche a una cosa che stanno dicendo in tanti, ce l'avete detto in tanti anche in chat, sia ieri ma in generale, l'ultima ipotesi che fanno alcuni è aggiungere un altro attaccante con l'uscita di Luis Enrique, che a questo punto credo che voglia dire in automatico la promozione, diciamo, di Bobbio come difensore centrale che in pianta stabile faccia parte della prima squadra, perché cedere Luis Enrique e aggiungere un attaccante significa dover coprire il ruolo di vice di Marco con Carlos Augusto e quindi aggiungere un altro difensore al posto del brasiliano come vice di Bastoni. E a questo punto, a meno che non ne vada a prendere un altro ancora dal mercato, hai lì un Bobbio che anche ieri ha fatto una buonissima partita, e quindi l'automatismo sarebbe quello. Io non credo però che l'Inter oggi nei piani abbia di promuovere Bovio in pianta stabile. Io penso che lo farà allenare molto con la prima squadra, se ci sarà occasione magari qualche presenza la potrà fare, però una difesa dell'Inter che nei 6 che sono lì, che sono sempre presenti, ha anche Bovio, al momento non mi sembra all'orizzonte. Quindi il vero tema è capire questo. Detto che in tanti ci stanno dicendo Luis Enrique lo terrei perché magari dopo un anno può trovare, se è ambientato, può trovare maggiore continuità, non è detto che quello che arriva al suo posto sia necessariamente meglio di lui, tutte osservazioni che possono tranquillamente starci. Io, come ripeto sempre, dipende, ogni volta dipende dalla cifra della cessione e appunto dal sostituto. Secondo me potenzialmente un quinto migliore lo puoi trovare, non lo so se si riesca nel giro di 2 settimane, e torno a fare riferimento a quello che dicevo prima, e quindi dipende molto da questo. L'unico dubbio, ecco, che mi rimane, un po' di piccola preoccupazione, è che un infortunio di Di Marco, anche solo un infortunio di 2-3 settimane di stop, ti porta ad avere un'Inter molto sbilanciata in senso negativo, perché sulla sinistra, in un modo o nell'altro, a bocce ferme, non avresti nessuno che ti possa dare quel qualcosa in più, anche se magari con delle caratteristiche diverse, come sa fare Di Marco, che, se ci pensate, è un po' la stessa cosa che si diceva al contrario l'anno scorso, quando era uscito Dumfries, si diceva Luis Enrique, giocatore che, diciamo, molto lineare, mantiene il ruolo, ti aiuta soprattutto nelle uscite, però fatica ad aggiungerti quel qualcosa in più. Oggi con lo stesso Luis Enrique, che a destra giocava in questa maniera, lo devi provare a piede invertito dall'altra parte, quindi qualche dubbio te lo lascia. Vedremo. Son curioso di capire, anche perché
comunque la prima tessera del domino è sempre l'eventuale uscita di Luis Enrique, altrimenti se non dovesse uscire ad oggi quello che arriva è che comunque l'Inter ripartirebbe proprio con Spence e Diouf a destra e Di Marco e Luis Enrique a sinistra. Torno indietro e mi ricollego a Curtis Jones, perché prima ve l'ho nominato. Oggi il Liverpool gioca 2 partite nello stesso giorno, non ho capito come, perché, sono 2 amichevoli con il Como, tra l'altro, nello stesso giorno. La prima in realtà è già stata giocata e non c'era Curtis Jones tra i giocatori a disposizione ufficialmente, perché si sta ancora riprendendo da quel problema all'anca che lo aveva portato a saltare anche l'ultima amichevole del Liverpool contro il Monaco. Mi sembra abbastanza evidente, visto quello che sta accadendo sul mercato, che si possa pensare ad un problema mascherato, nel senso ad un qualcosa che ne giustifichi l'esclusione per ragioni prevalentemente di mercato. E ad oggi, secondo me, Curtis Jones è potenzialmente una necessità impellente, perché l'abbiamo visto anche ieri, al momento il sesto centrocampista dell'Inter è Mkhitaryan, che però, per quanto mi riguarda, ma so che siamo d'accordo in tanti su questo, quest'anno dovrebbe essere il settimo. Dovrebbe fare il jolly, quello che l'anno scorso faceva Darmian in difesa, e non invece uno di quelli che rappresenta una prima riserva dei 3 centrocampisti titolari. Detto che poi, come dicevamo anche ieri, l'Inter ha un centrocampo che, tolto forse proprio lo stesso Mkhitaryan, ma solo lui, ti dà una possibilità di d'utilità notevole, perché più o meno tutti gli altri centrocampisti dell'Inter, e non considero neanche Aslani perché è in uscita, bene o male se la sanno cavare sia da regista, da mediano davanti alla difesa, che da mezzala. Quindi non è necessariamente detto che non si possa comunque riorganizzare la mediana senza avere Mkhitaryan come primissima riserva di uno dei centrocampisti. Però resta il fatto che se sono 6 i primi da considerare, oggi lui è tra i 6 e secondo me l'ideale sarebbe averne un altro con lui cioè con lui come jolly, quindi come settimo. E a questo punto il nome che si fa da tantissimo tempo è quello di Curtis Jones. Sembra che Kivu lo approvi, lo apprezzi e lo richieda, e quindi direi che nel caso l'Inter penso che provi diciamo, ad andare incontro al suo allenatore e a portare Curtis Jones. Vedremo. Io, rispetto all'uscita di Jones dal Liverpool, sono ottimista. Mi sembrerebbe molto strano che il Liverpool accetti ancora una volta di dire di no ad un'offerta comunque importante dall'Inter per Curtis Jones, con il rischio poi di perderlo a zero. L'hanno già fatto con tanti giocatori, il fatto di perderlo a zero nel recente passato non credo che sia una politica troppo sensata anche per un club ricco e importante come loro, quindi vedremo. E capiamo, nelle prossime ore capiremo se ci sia davvero margine per un'uscita di Luis Enrique, e in questo caso sono curioso di capire se l'Inter copre con un altro quinto, come credo e per certi versi spero, o se invece dovesse fare delle operazioni diverse che al momento però non sembrano troppo all'orizzonte, diciamo così. Questo era quanto, ragazzi. C'erano gli spunti che arrivano collegando quello che abbiamo visto in campo ieri nell'ultima amichevole a queste ultime 2 settimane di mercato, nelle quali continuo a credere che qualcosa potrà accadere, e quindi sono molto carico. Inizia il campionato, ma c'è comunque un'ultima coda di mercato che potrebbe farci divertire. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di queste varie considerazioni, e nell'ipotesi di un'uscita di Luis Enrique siete più dalla parte di chi dice prendiamo un quinto, prendiamo un attaccante? Fatemi un po' sapere quella che è la vostra opinione. Ci risentiamo anche poi stasera alle ore 19:30 in diretta per parlarne insieme. Vi invito ancora a cliccare qui sotto sul tasto mi piace, sul tasto iscriviti, e per il resto, se mi seguite in podcast, lo trovate in descrizione, mentre per chi mi segue su YouTube, qui c'è un altro contenuto da recuperare.